Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi in questo video esploriamo le energie per il mese di agosto 2022 e come al solito potrete scegliere tra tre opzioni. Prima però volevo dirvi che ho da poco aperto un gruppo Facebook per chi è interessato a conoscere i tarocchi, a imparare ad utilizzarli, però in maniera intuitiva e soprattutto per chi è interessato a aumentare, a sviluppare i propri canali intuitivi utilizzando appunto i tarocchi. Troverete il link nella descrizione del video e nei commenti. Bene, adesso vediamo da vicino le tre opzioni fra cui scegliere. Come al solito vi invito a fermare il video un attimo, scegliere con calma, seguendo la vostra intuizione, la variante che più vi comunica. La prima è quella con il quarzo rosa, la seconda è quella con l'opale bianco e la terza è quella con il quarzo di rocca. Bene, noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo subito con la prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie generali del mese con le carte del karma. E abbiamo il messaggero della terra. Il messaggero della terra è appunto legato all'elemento della terra, quindi in arriva un messaggio che influenzerà la vostra vita quotidiana, il vostro, diciamo, il lato più pratico della vostra vita. Di solito è un messaggio positivo che implica anche un cambiamento però appunto in positivo. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, all'inizio del mese abbiamo il giudizio, la temperanza e la regina di spade. Metà mese abbiamo la torre, l'imperatrice e il 7 di denari. A fine mese abbiamo il paggio di coppe, il 2 di denari e il 4 di spade. E l'ultima carta, che è un po' quella generale, è un bellissimo asso di bastoni, che indica appunto nuovi inizi, una forza vitale molto, molto forte, molto importante. Quindi è un mese di grande energia e lo vediamo anche perché ci sono ben 4 arcani maggiori, quindi insomma ci sono varie forze che vengono alla luce. All'inizio del mese abbiamo questo bellissimo giudizio, che è la carta appunto un po' del fare anche bilanci, dell'analizzare, e in questo caso appunto il giudizio ha vari significati, però in questo caso direi che appunto prevale quello proprio del giudizio, come indica il nome, cioè dell'analizzare, del fare un attimo mente locale su dove siamo, su dove vogliamo andare, perché è legato alla carta della temperanza e della regina di spade. La regina di spade è una carta che indica appunto un fare un po' i bilanci, cercare di pianificare la propria vita verso il futuro, ma anche di, come dire, lasciare da parte il passato, neanche pensarci più di tanto, farsi forza sui piani per il futuro per non legarsi più a vicende passate che possono ancora condizionarvi.
quindi è un po', come dire, un risvegliare la propria energia vitale per guardare al futuro all'inizio del mese. La temperanza nel mezzo fa un po' da equilibratrice, scusate, cioè crea un bilanciamento fra questa volontà di risvegliarsi, ma anche, diciamo, canalizzare questa energia in piani concreti, in piani ehm, che si possono utilizzare concretamente, appunto, che sono con cui si può effettivamente lavorare. È anche una energia di diluzione, di come dire, miscelare elementi diversi ehm, per creare un nuovo elemento più equilibrato. Quindi, insomma, è proprio la carta della temperanza fa proprio da ponte fra questo risveglio di se stessi, questa mettere sì, diciamo, sotto analisi la nostra vita, quello che vogliamo fare, quello che effettivamente ci chiama a sé, le nostre passioni, i nostri progetti, però allo stesso tempo appunto questa carica vitale deve essere equilibrata con una pianificazione dettagliata, una visione chiara davanti a sé, che è rappresentata dalla regina di spade. Quindi l'inizio del mese è estremamente legato al concetto di analisi di dove vogliamo andare, dove, cosa abbiamo a nostro favore, cosa abbiamo i pro e i contro di una certa situazione, cosa abbiamo a sfavore, cosa abbiamo a nostro vantaggio per poter appunto pianificare le mosse successive. A metà mese starete aspettando appunto dei risultati, perché sia la imperatrice che il 7 di denari indicano che qualcosa sta nascendo, che qualcosa sta crescendo e voi siete in attesa, appunto, avete seminato e adesso state aspettando anche in maniera un po' trepidante i primi frutti, i primi risultati. Vedete, questo è un contadino che aspetta che i frutti crescano e maturino, sull'albero, e la regina in generale, più in generale, appunto, l'imperatrice, scusate, è una carta di gestazione, di maturazione, di fioritura, di nuove idee, nuovi progetti, qualcosa insomma sta crescendo nella vostra vita e voi state aspettando che i tempi siano maturi appunto per raccogliere, come indica un po' la metafora del 7 di denari. La carta della torre indica che è a metà mese, può capitare appunto un qualcosa che può essere appunto legata al concetto del messaggio, no? Messaggero della terra, qualcosa che un po' mette sottosopra i vostri piani. Può essere anche una accelerazione delle tempistiche che però appunto è necessario perché questo rovesciamento, diciamo, dei vari presupposti che sono nella vostra vita e che sono rappresentati dalla torre è necessario perché appunto qualcosa di nuovo cresca per voi. La prima parte del mese è un po' un'analisi anche della vostra vita passata, un'analisi di come muoversi nel futuro in maniera anche razionale. Però questa analisi verrà accompagnata a metà mese appunto
sconquassamento emotivo anche della torre, ovvero riuscirete a vedere, rivedere i vostri piani in maniera anche più creativa rispetto all'inizio del mese, perché la torre è una carta che preannuncia un cambiamento di prospettiva, un buttar giù idee vecchie, limiti mentali che vi hanno limitato fino ad ora, anche per certi versi una notizia che mette un po' sottosopra i vostri piani, però in realtà crea le basi per crescere anche in maniera più veloce. Dico questo perché è seguita appunto da delle carte di crescita, dalle carte di maturazione, che sono appunto la imperatrice e il 7 di denari subito dopo. Quindi c'è una specie di accelerazione che vi potrebbe anche un po' come dire, mettere sotto sopra i piani, però in realtà è un'accelerazione fruttuosa, benefica. La vedo molto legata al messaggero della Terra, cioè un cambiamento che arriva nella vostra vita anche in maniera un po' improvvisa, però positiva. Alla fine del mese, questa maturazione, questa fioritura che vediamo a metà mese, inizia a manifestarsi con un nuovo cammino, con ulteriori comunicazioni che potrebbero anche portarvi a delle attività, come dire, il bisogno di trovare il tempo, l'energia per delle nuove attività che entrano nella vostra vita, con il 2 di denari, che vedete è un po' la carta del giocoliere, no? Che cerca di tenere in piedi un po' varie cose, vari elementi, varie attività, perché appunto c'è qualcosa di nuovo che nasce nella vostra vita a fine agosto, e le carte consigliano appunto di, come dire, meditarci sopra, di non seguire, diciamo, non avere fretta, prendervi il vostro tempo di riflessione, di ricaricare batterie con il 4 di spade. Ci sono molte cose nuove nella vostra vita che iniziano appunto già a metà mese e si manifesteranno ancora in maniera più concreta alla fine del mese, che avranno bisogno da parte vostra di una elaborazione, ecco, una elaborazione interna. È un mese ricco di vitalità, ricco di energia, ricco di cammini nuovi, cammini molto in linea con voi stessi, appunto, e che sono appunto ben espressi dall'asso di bastone, che è un asso di novità, è un asso che indica un cammino nuovo, con più energia, più entusiasmo, più passione. Quindi è un bellissimo mese. Di solito uno ad agosto riposa, invece nel vostro caso state creando dei cammini nuovi per voi stessi, e appunto rischiate di essere un po' stanchi a fine mese. Appunto le carte con il 4 di spade soprattutto indicano che dovete prendere un attimo una pausa per capire come bilanciare le nuove attività. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo c'è appunto la necessità di fare un po' il bilancio del vostro lavoro all'inizio del mese, soprattutto se siete liberi professionisti, dovrete un attimo ricalibrare le vostre finanze, le vostre attività, cercare di pianificare in maniera più attenta i prossimi mesi. È un momento, quello dell'inizio di agosto, per voi di appunto cercare di pianificare, di progettare i prossimi mesi.
Poi però appunto ad agosto c'è questa torre che sconquassa un po' i vostri piani perché genera nuove opportunità che cresceranno appunto in agosto. Avrete magari dei nuovi clienti se siete liberi professionisti, oppure delle nuove attività al lavoro, delle nuove competenze, oppure un cambiamento amministrativo, un cambiamento, diciamo, di gestione, magari cambia il supervisore, magari cambiano un qualcosa di, che riguarda proprio la gestione del quotidiano del lavoro, e che però alla fin dei conti crea delle nuove basi molto più interessanti per voi, perché danno la possibilità di far crescere, di farvi crescere a livello lavorativo in un secondo tempo. Quindi è un cambiamento, quello preannunciato dal Messaggero della Terra, sono delle notizie, dei cambiamenti che in realtà si riveleranno positivi a livello lavorativo. Tanto è vero che già a fine del mese ci saranno delle nuove opportunità che si presenteranno a voi, un'offerta, un nuovo cliente, dipende se siete appunto lavoratori dipendenti o liberi professionisti, avrete più attività da gestire e quindi dovrete anche qui in questo caso fare in modo di non affaticarvi troppo per bilanciare tutte le nuove attività che verranno fuori per voi. Però è un mese appunto molto ricco di cambiamenti a livello anche lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, l'asso di bastoni sicuramente preannuncia una nuova passione nella vostra vita, ci può essere una specie di colpo di fulmine a metà mese se siete single, un nuovo incontro che si può rivelare molto interessante a metà mese, che continuerà questo incontro con degli inviti, delle uscite fuori, e che quindi può essere abbastanza interessante se siete soprattutto single. Se invece siete in coppia, riguarda la vostra relazione già solida, ci può essere appunto un evento, un qualcosa, un cambiamento di piani che però in realtà si possono rivelare fruttuose per la coppia, un qualcosa che viene a costruire, a crescere. Può essere un cambiamento di piani per una vacanza, può essere una nuova opportunità di un nuovo progetto insieme, un qualcosa che comunque cambia un po' la fisionomia della vostra relazione, che permette appunto di costruire nel tempo basi ancora più solide. In entrambi i casi, sia che siate single, sia che siate in coppia, a fine mese vi vedo appunto nella necessità di prendervi una pausa con il vostro partner o con la nuova relazione, cioè di magari fare delle vacanze insieme, di fare una uscita diciamo più rilassante insieme con il 4 di spade. Vediamo adesso i compiti per agosto, cosa ci dice l'oracolo degli archetipi, e abbiamo infatti l'eremita. Questo beh, è l'archetipo che corrisponde ovviamente alla carta dei tarocchi dell'eremita e indica il bisogno di isolarsi un attimo, di prendersi tempo per se stessi, di pensare un po' a sé, di allontanarsi un po' dal quotidiano per vedere le cose con più prospettiva. C'è molta carne al fuoco questo mese, c'è molta energia e voi avete appunto alla fine del mese la necessità e anche il consiglio un po' delle carte di rilassarvi un attimo, di cercare di fare delle pratiche rilassanti, che può essere la meditazione, che può essere yoga, che può essere una piccola vacanza,
comunque cercare un po' di focalizzarvi sulla vostra vita senza essere trascinati da mille attività, come indica appunto il 2 di denari, un po' così per avere, diciamo, una visione più dall'alto e cercare di inquadrare questa nuova fase che si apre davanti a voi, più in prospettiva, per riuscire appunto a gestire meglio tutte le nuove attività con cui avrete a che fare alla fine del mese. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata utile. Se avete domande, scrivetele pure nei commenti. Vi ricordo il gruppo Facebook che ho appena creato, se siete interessati a aumentare la vostra intuizione, a risvegliarla attraverso lo studio dei tarocchi. Bene, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella dell'opale bianco. Vediamo subito energie generali del mese di agosto con le carte del karma. E abbiamo un bellissimo regno dell'acqua. Questa è una carta molto bella, di gioia, di serenità, di equilibrio emotivo, di realizzazione a livello soprattutto emotivo. Quindi è una carta di pienezza, di sentirsi appagati, di appagamento emotivo. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 6 di denari all'inizio del mese, la carta della forza, la carta del 5 di spade, poi abbiamo a metà mese l'appeso, il paggio di denari o pentacoli, eccoci, poi abbiamo il 2 di bastoni e a fine mese abbiamo la carta della luna, il cavaliere di coppe e la carta dell'eremita. E la carta generale di un po' tutto il mese è il 6 di spade. È quindi un mese, come indica il 6 di spade, un po' di transizione, una transizione un po' dovuta, mettiamola così, da una situazione a un'altra, che può essere anche un po' difficile, che però in realtà porta a una piena realizzazione, un pieno appagamento, perché il 6 di spade, vedete, è una carta dove c'è una barca, dove c'è un nocchiero che porta questa famigliola da acque turbolente ad acque più calme. Tant'è vero che qui ci sono le carte più turbolente, qui ce ne sono delle acque più calme, e quindi è proprio una tipica carta che come suggerisce il concetto di transizione, di cambiamento, di percorso verso un qualcosa di nuovo. All'inizio del mese il 6 di denari in apertura indica una relazione con altre persone di tipo anche pecuniario, di tipo pratico, comunque uno scambio anche materiale fra voi ed altre persone, perché vedete il 6 di denari indica appunto un dare e un ricevere, quindi c'è una forma di transazione economica molto positiva, che però appunto necessita anche di come dire, da parte vostra, di avere una certa forza anche comunicativa, nel senso che il 5 di spade solitamente indica un po' di discussioni, un po' di
conflitti, cioè è una transazione, quella espressa dal 6 di denari, che indica da parte vostra un certo metterci un po' la testa, nel senso di contenere i propri istinti battaglieri. Sicuramente non sarà, sarà come dire una negoziazione, volendo anche non molto facile, che però avrà successo nel momento in cui riuscirete a fare forza su voi stessi, tirare, come dire, porre sotto gioco i vostri istinti un pochino più aggressivi, ecco, nel senso non vi lasciate andare a discussioni inutili, bensì mantenete la testa sulle spalle e quindi ci sarà questo scambio sarà proficuo per entrambe le parti. Sempre appunto che rimaniate molto lucidi, ecco, perché il 5 di spade indica sempre un po', come dire, non essere lucidi nel lasciarsi andare a conflitti anche verbali o mentali, che in realtà è solo uno spreco di energia, da un certo punto di vista. A metà mese dovrete riflettere molto, perché c'è il 2 di bastoni che indica una pianificazione per un nuovo percorso, per un nuovo progetto che avete, con il paggio di denari. Questo indica, questa carta del paggio di denari indica appunto un nuovo cammino, un nuovo percorso anche pratico, che però necessita nel vostro caso di una buona pianificazione con il 2 di bastoni. Sta a voi decidere varie cose, vari dettagli, probabilmente fra più opzioni di azione, e vi sentirete un attimo bloccati, nel senso che la carta dell'appeso indica che a metà mese avrete bisogno di considerare varie appunto opzioni, di vedere le cose, la vostra situazione da più punti di vista, e quindi sarà la metà del mese un po' ferma dal punto di vista di azione, sarà più un periodo di considerazione, di riflessione, di analisi, perché appunto c'è una nuova opzione nella vostra vita, che viene espressa dal paggio di pentacoli, e che necessita appunto una dettagliata pianificazione da parte vostra con il 2 di bastoni. A fine mese, la fine del mese vi vede rappresentati dal Cavaliere di Coppe, che è una persona che segue il proprio cammino, cioè quello che vuole, quello che lo appaga, la appaga. Quindi praticamente avete come obiettivo il regno dell'acqua. Vedete, il cavaliere ha davanti a sé questa coppa, è quindi come l'obiettivo, no? L'appagamento emotivo. E voi state seguendo il vostro sogno, state seguendo i vostri obiettivi, che sono obiettivi che sono in linea con la vostra natura, quindi vi piacciono, però appunto dovete fare luce ancora a fine mese su varie questioni che rimangono un po' oscure, un po' confuse. Perché dico questo? Perché c'è appunto l'eremita, che è la carta del far chiarezza, davanti alla carta della luna, che è di per sé la carta un po' della confusione mentale, no? Perché ci sono ancora vari fattori riguardo a questo nuovo cammino che volete portare, che volete percorrere, che vanno chiarite. Quindi a fine mese starete ancora in una posizione di chiarire vari elementi di questo nuovo cammino davanti a voi, che è il nuovo progetto che è rappresentato dal paggio di denari. Quindi, riassumendo, è un mese che si prospetta molto
ricco di appagamento emotivo con il regno dell'acqua. È un periodo, è un mese di transizione perché come indica il 6 di spade, si è aperto un nuovo progetto davanti a voi, avete in mente un nuovo progetto, però dovete ancora lavorare molto sui dettagli, dovete ancora chiarire molti elementi di questo progetto. Avete tutte le qualità per farlo perché la carta della forza indica appunto che avete molti fattori, molte risorse con voi per portare avanti questo progetto, però appunto è un periodo, quello di agosto, in cui dovrete fare chiarezza su vari punti di questo nuovo percorso, di questo nuovo progetto, che però appunto vi permetterà di avere un appagamento, una felicità, una serenità a livello emotivo molto importante, soprattutto anche a livello materiale. Vi permetterà di avere un equilibrio anche a livello materiale, a livello anche finanziario per alcuni di voi, con il 6 di denari in apertura. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto c'è magari un nuovo cliente o magari anche una promozione per alcuni di voi, se siete dipendenti, lavoratori dipendenti, comunque un atto di un bonus, un premio per voi all'inizio del mese, anche la possibilità di negoziare appunto una promozione o comunque negoziare un nuovo lavoro con un cliente nuovo, se siete liberi professionisti, che necessiterà da parte vostra di ehm, molto, di molta razionalità, di non lasciarvi andare ad emozioni, all'emotività, di fare valere i vostri punti di forza, le vostre qualità con la carta della forza ed è una negoziazione, uno scambio, un'acquisizione che vi permetterà di intraprendere un nuovo cammino, un nuovo progetto che però appunto necessiterà di una forte, di una oculata pianificazione da parte vostra, di chiarire molti fattori che ancora sono un po' rimarranno oscuri fino alla fine del mese per voi con la carta della luna. Avrete probabilmente necessità anche da soli appunto di cercare di capire effettivamente cosa volete fare nel dettaglio appunto perché in generale voi avete un'idea, però appunto bisogna metterla in pratica e questo implica una forte pianificazione, delle scelte, guardare le cose, la situazione, il progetto da vari punti di vista e come dire, vi sembrerà di essere un po' fermi a metà mese con la carta dell'appeso, però in realtà è tutto un lavoro preparatorio che vi aiuterà poi successivamente, perché tutto il mese di agosto, come indica appunto la carta del 6 di spade, è un mese di transizione verso un qualcosa di una nuova fase molto migliore di appagamento emotivo soprattutto. Quindi è un mese di lento da questo punto di vista, però molto molto utile, molto molto proficuo. Dal punto di vista sentimentale ci può essere una relazione se siete single, però ci sono molti lati, diciamo, siamo ancora agli inizi ed è un po' tutto fermo, non c'è una, come dire, delle uscite regolari, non c'è una regolarità in questa nuova relazione. C'è sicuramente questa persona che viene verso di voi, che però appunto ancora non conoscete bene e che dovete appunto ancora conoscere bene. Ci sono dei lati che vi incuriosiscono che però
volete esplorare ulteriormente con appunto la carta dell'eremita che illumina appunto questo cavaliere di coppe. È appunto anche a livello emotivo, a livello sentimentale e relazionale un mese di transizione, soprattutto se siete all'inizio di una frequentazione. Se invece è una storia consolidata, ci possono essere delle discussioni all'inizio mese per questioni soprattutto pratiche, per cercare di avere un equilibrio dal punto di vista materiale all'interno della coppia, che però si risolveranno con una pianificazione dettagliata, appunto cercando di vedere anche il punto di vista dell'altro. Sicuramente a fine mese avrete bisogno di capire, di stare un po', di riflettere un po' da soli con voi stessi effettivamente su come dire, portare avanti questo progetto all'interno della coppia. Non lasciatevi andare a paure, ansie che sono assolutamente non necessarie, perché anche qui per voi, per chi è in coppia, c'è comunque la prospettiva di una serenità anche all'interno della coppia, però appunto sarà un mese un po' di consolidare delle dinamiche all'interno della coppia con nuovi progetti che probabilmente avrete insieme, e quindi diventa un periodo di transizione anche all'interno di una coppia ben consolidata. L'importante, secondo appunto i consigli delle carte, è di non lasciarvi andare a battaglie egoiche, nel senso cercare di capire il punto di vista dell'altro, non spingervi per far valere per forza il vostro punto di vista, e soprattutto di non far come dire, prevalere dubbi, paure basati fondamentalmente sul nulla o su esperienze, traumi precedenti che riaffiorano di tanto in tanto. Sapete, quando riaffiorano le proprie insicurezze, insomma. È un periodo per tutti comunque appunto di transizione, che vuol dire che si va da un punto di partenza anche buono, che però appunto si va verso una cosa migliore, una situazione migliore, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista materiale che dal punto di vista relazionale. Però appunto in questo mese c'è un lavoro da fare anche su noi stessi. E infatti, appunto, da questo punto di vista, vediamo adesso cosa ci dice l'oracolo degli archetipi su che tipo di atteggiamento tenere questo mese. E abbiamo l'archetipo del cavaliere. Beh, questo è un po' quello, richiama un po' il cavaliere di coppe, no? Una persona molto idealista, una persona che segue i propri valori, quello che desidera effettivamente, che però è anche di aiuto agli altri. E quindi diciamo, i compiti a casa per il mese di agosto è anche di seguire i propri desideri profondi, di perseguire i propri sogni, però appunto anche tenendo conto delle esigenze degli altri. Ehm, Mantenere, diciamo, un atteggiamento cavalleresco nei confronti del proprio partner per quanto riguarda le relazioni e i propri compagni di lavoro, i propri clienti, se si tratta di lavoro. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Vi ricordo ancora il gruppo Facebook, se siete interessati a
risvegliare la vostra intuizione con l'aiuto dei tarocchi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo subito le energie generali del mese con le carte del karma. E abbiamo la regina delle messi della terra. Questa è una carta di lentezza, nel senso che le cose continuano ad evolversi, è una situazione in evoluzione che però evolve in maniera lenta e quindi per un certo verso impercettibile. È un po' come se sentiste la fatica del quotidiano di portare avanti dei vostri progetti e vi sembri che qualsiasi cosa facciate nulla cambi, nulla si muova, però in realtà non è vero, è una percezione falsata perché in realtà questa carta indica appunto che i cambiamenti stanno arrivando, che l'energia si sta muovendo, anche se diciamo in maniera sotterranea e quindi non visibile. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. All'inizio del mese abbiamo una regina di bastoni, un asso di coppe e un 6 di coppe, e poi a metà mese abbiamo un paggio di bastoni, il mondo, il 7 di coppe e a fine mese abbiamo il 5 di bastoni, il 2 di coppe e il 6 di spade. E poi la carta più generale è un bellissimo mago o bagatto, che appunto è una carta molto positiva perché sta a indicare che avete le risorse per portare i cambiamenti che volete nella vostra vita, per manifestare la vostra volontà, ciò che volete, gli obiettivi a cui puntate. Vedete questo mago ha sul tavolo tutti gli elementi del mazzo dei tarocchi, quindi le coppe, le spade, i bastoni, i denari, il che vuol dire che ha davanti a sé le risorse da, come dire, plasmare secondo la propria volontà. È una bellissima carta, però è anche una carta che indica che c'è un lavoro da fare da parte vostra. Le cose non capitano a caso, ma appunto grazie alla vostra volontà, grazie ai vostri sforzi. È un mese in generale comunque carico di emotività, diciamo la parte più emotiva fa da padrona perché abbiamo molte coppe e quindi sarà un mese in cui come dire, sarete molto attenti alle vostre emozioni. All'inizio del mese abbiamo voi rappresentati dalla regina di bastoni, che è una energia molto carica, molto anche estroversa, molto sicura di sé, molto vitale. Inizia un nuovo diciamo percorso emotivo nella vostra vita con un bellissimo asso di coppe. Vediamo che questa regina guarda l'asso di coppe che è appunto il simbolo di una
di un qualcosa di nuovo che entra nella vostra vita e che è molto soddisfacente appunto dal punto di vista emotivo, un qualcosa che riequilibra molto la parte più emotiva di voi stessi con il 6 di coppe, che è appunto una carta di equilibrio. Può anche indicare qualcosa, comunque un qualcosa del vostro passato che riemerge o che comunque viene equilibrato da un nuovo inizio, da un dono, una offerta da parte di qualcuno che vi è vicino. In entrambi i casi, vedete, c'è qualcosa che vi viene donato da parte di qualcuno, no? In questo caso si vede con la luce una mano che dona la coppa, il Santo Graal, e qui c'è un folletto che dà alla bambina dei fiori dentro una coppa. Quindi mi dà in generale proprio l'idea che c'è un dono, un'offerta a voi, a cui voi guardate in maniera, diciamo, è un'offerta che voi accettate, basicamente, di buon grado, ecco. A metà mese c'è, diciamo, da parte vostra, ci sono varie aspettative riferite a questo dono che avete appena ricevuto. C'è questo paggio di bastoni che indica un senso di avventura, un'eccitazione da parte vostra. Guardate come dire, aspettate di ricevere, diciamo, un successo, un coronamento di un qualcosa, ecco, con la carta del mondo, e vi fate molte fantasie riguardo a questa possibilità di compiere un'impresa o comunque di finalizzare un progetto. Avete molti sogni, diciamo, dentro il cassetto che vengono tirati fuori a metà mese, grazie, diciamo, un po' a questa offerta che ricevete all'inizio di agosto. A metà, cioè scusate, alla fine del mese invece ci sarà, diciamo, ehm, il focus sarà la relazione con una persona con cui avrete molte attività per appunto saranno attività legate a questi sogni nel cassetto che vi state facendo. L'altra persona sarà, diciamo, quella con cui avete a che fare all'inizio del mese, cioè quella che vi offrirà un qualcosa, un nuovo inizio, un nuovo progetto, un regalo, con cui avrete, diciamo, però appunto molte attività da svolgere, o anche un po' di attriti e che per questo, diciamo, a fine del mese cercherete un attimo di lasciarvi alle spalle. Perché il 6 di spade indica appunto andare verso una nuova direzione, o comunque stare un po' per conto vostro. Diciamo che questa relazione che vedo alla fine del mese sarà un po' troppo agitata, e quindi cercherete di trovare la vostra calma per conto vostro. Diciamo che, riassumendo, in generale c'è come un inizio a livello emotivo molto importante all'inizio del mese. Per qualcuno di voi può essere anche dato da un'offerta, per altri da un invito ad uscire. È diciamo un incontro,
un'uscita, anche a livello emotivo, diciamo anche a livello relazionale, che promette molto, promette di equilibrare a livello emotivo la vostra vita in maniera soddisfacente, su cui farete molti sogni ad occhi aperti a metà mese, che però a fine mese si rivelerà un pochino più, come dire, un pochino più meno equilibrata di quello che pensavate, no? Con il sta di coppia all'inizio del mese. Cercherete un attimo di prendere le distanze da questa persona, da questo rapporto, appunto. Diciamo questo a livello generale. E quindi il senso generale sarà un po' quello di frenare, diciamo, la relazione con cui avete a che fare questo mese, perché per tutti in generale il mese di agosto è molto focalizzato su questa relazione, che può essere di lavoro, che può essere sentimentale, che può essere familiare, che però appunto a fine mese si rivelerà un attimino un po' troppo eccessiva. Ecco, ci possono essere dei fraintendimenti, ci possono essere troppe un po' di discussioni, insomma, e che vi spingerà, diciamo, ad allontanarvi un po' alla fine del mese. Quindi a livello emotivo sicuramente è un mese che vede soprattutto per i single un nuovo amore, una nuova conoscenza molto promettente, su cui farete molti sogni ad occhi aperti, avrete un senso di eccitazione all'inizio a metà mese, molti sogni eccetera, però appunto le carte dicono andare un po' coi piedi per terra, essere un pochino più centrati, un pochino più radicati a terra, perché altrimenti appunto potreste avere delle aspettative troppo alte per quello che effettivamente la relazione può darvi in questo momento. Quindi magari è una relazione che non va così veloce come vorreste voi, e questo può generare delle discussioni, può generare no, dei conflitti, però insomma, diciamo, un disequilibrio all'interno della coppia che può portare da parte vostra ad andare ad allontanarvi un attimo. In realtà le carte stanno a suggerire di prendere le cose con un pochino più di calma, di essere un pochino più radicati, perché appunto al momento è ancora tutto molto poco concreto. Le cose devono muoversi in maniera lenta, come indica la regina delle Messi della Terra, e quindi di non spaventarvi, di non agitarvi se appunto non ottenete quell'avvicinamento, soprattutto se siete all'inizio di una relazione che potreste aspettarvi appunto a metà mese. Le cose andranno un pochino più lentamente rispetto a quello che preventivate, accettatelo secondo le carte, perché appunto va bene così, insomma, nel senso è lo svolgimento naturale delle cose in questo caso, quindi non vi spaventate, non vi agitate se non le cose non vanno in maniera così veloce come vorreste voi. Se siete in una relazione di lungo periodo, ci può essere appunto la nascita per alcuni di voi di un bambino, che può un po' anche agitarvi ovviamente, quindi le carte indicano prendete le cose con calma, però diciamo questa ovviamente della nascita di un bambino è un dettaglio che può riguardare pochi di voi. Più in generale, se siete in una relazione di lungo periodo, ci può essere appunto una nuova fase molto più ricca a livello emotivo, ci può essere magari
il progetto di un matrimonio, il progetto di vivere insieme, un qualcosa che diciamo aumenta le vostre aspettative emotive all'interno della coppia, che però appunto può far sorgere dei sogni ad occhi aperti che però appunto rimangono dei sogni e quindi prendete le cose con più calma, avete secondo me una bellissima relazione con col vostro partner, con questo due di coppe, appunto evitate di creare delle tensioni non necessarie e prendete le cose con maniera più calma, più posata secondo le carte, altrimenti appunto rischiate di avere un po' queste discussioni, queste anche questa energia eccessiva che non, questo stress, mettiamola così, che poi si riverbera sul rapporto di coppia. Dal punto di vista lavorativo c'è un nuovo progetto, c'è una anche offerta di aiuto, di collaborazione che è molto promettente, che vi dà un senso di appunto eccitamento, di sogni, di progetti che però appunto vanno concretizzati. Cercate, anche in questo caso c'è però il rischio appunto che i vostri sogni siano diciamo più in grande di quello che l'altra persona può offrirvi in questo momento, in questa collaborazione. Quindi per evitare discussioni, eccetera, cercate un attimo di rimanere con i piedi poggiati per terra, altrimenti rischiate appunto che questa collaborazione a livello lavorativo si risolva in un nulla di fatto. È una collaborazione a livello lavorativo che darà i suoi frutti però in maniera lenta nel lungo periodo. Invece voi rischiate appunto di mettere troppa carne al fuoco, di fare sogni molto in grande. La carta del bagatto del mago indica che potete realizzare tutto, però appunto ci vorrà il suo tempo con la carta della regina delle messi della terra. E adesso vediamo cosa ci dice come atteggiamento migliore da seguire questo mese, l'oracolo degli archetipi, e abbiamo l'archetipo della Vergine. Questa è la Vergine per antonomasia, la carta di colei che rimane pura, che legata ai propri valori, legata ai propri sogni, però appunto qui c'è, mettiamo, come dire, il consiglio di appunto non rimanere troppo sulle nuvole, però diciamo di concretizzare, di venire a patti con le vostre idee, con i vostri sogni e non rifuggire l'intimità, no? Perché la Vergine è quella che rimane pura e quindi non c'è da compromessi, no? Invece in questo caso, se volete che la vostra relazione, che sia sentimentale, che sia lavorativa, funzioni, dovete anche come dire, cercare di gestirla in maniera reale, in maniera pratica, senza dover come dire rimanere fedeli come fossero dei puntigli ai vostri sogni, ai vostri valori. C'è questo 7 di coppe che indica un po' appunto questi sogni ad occhi aperti che però vanno concretizzati e probabilmente alcune di queste coppe non verranno utilizzate. L'importante è esserne coscienti. E stessa cosa quello che dice la carta dell'archetipo della Vergine, ovvero avere dei sogni, delle idee è importante, però bisogna anche saperli concretizzare nella vita di tutti i giorni, così la relazione, che sia sentimentale, che sia lavorativa, ha bisogno di compromessi, ha bisogno di
del suo anche di prendere il tempo, di avere il proprio tempo per concretizzarsi. Quindi ehm, non accelerate, non abbiate aspettative eccessivamente alte perché ancora, secondo la carta della regina dei messi della terra, è prematuro. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Vi ricordo anche che ho appena creato un gruppo Facebook per chi è interessato a risvegliare la propria intuizione attraverso i tarocchi. Ci vediamo presto. Ciao!